Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi affrontiamo un argomento un po' grammaticale ma anche un po' lessicale, perché analizzeremo insieme 3 verbi che spesso vengono confusi, quindi oggi vediamo insieme come usarli. Ho preparato una breve presentazione così da rendere più chiare le informazioni e vedrete la presentazione sullo schermo. Allora, i verbi che analizziamo insieme oggi sono uscire, partire, andarsene. Uscire, partire, andarsene. Iniziamo dal verbo uscire. Questo verbo esprime l'azione di muoversi dall'interno all'esterno di un luogo per trovarsi all'aria aperta o in un altro luogo. Possiamo dire uscire di casa, questa è una locuzione fissa, quindi la preposizione di è l'unica opzione che avete in questo caso. Uscire di casa, uscire dal ristorante, uscire da una stanza, uscire in strada, uscire in giardino, uscire in terrazza. E poi possiamo anche dire uscire con qualcuno, che significa uscire con gli amici oppure uscire con un ragazzo, con una ragazza, con la persona che ci piace, eccetera. Vediamo ora il verbo partire. Partire esprime l'azione di iniziare un viaggio o allontanarsi per un tempo prolungato da un luogo. Quindi già capiamo che partire non è un sinonimo di uscire e quindi non può essere usato in una frase in cui invece dobbiamo usare uscire. Possiamo dire partire per un viaggio, possiamo anche esprimere la modalità di viaggio, quindi partire in treno, in aereo, in macchina, eccetera. Possiamo dire partire dal proprio paese, partire dalla propria città. Possiamo usare il verbo partire anche quando parliamo di trasporto collettivo. Per esempio, il treno parte alle 16, l'autobus parte dal capolinea tra 15 minuti, eccetera, eccetera. Nella conversazione informale, invece, il verbo partire può assumere diversi significati. Per esempio, se io dico la macchina non parte, significa che la macchina non si mette in moto, non si accende. La macchina non parte. E questo è un uso molto comune nella conversazione quotidiana. C'è anche un altro esempio. La fila parte da lì, significa che la fila inizia da lì. Quindi in questo caso il verbo partire significa iniziare. È sempre un uso informale. Vediamo ora il terzo verbo, che è andarsene, che esprime l'azione di andare via da un luogo. Quindi andarsene è un verbo molto generico, non è specifico come uscire e partire. Andarsene significa semplicemente andare via da un luogo ed è un verbo pronominale, quindi molto, molto usato nella conversazione di tutti i giorni. Se io dico me ne vado, sto dicendo che vado via dal luogo in cui mi trovo. L'attenzione non è su dove andrò, ma è sul fatto che io sto lasciando il posto in cui mi trovo. Sto andando via dal luogo in cui mi trovo. Nella conversazione più informale, andarsene può sostituire partire e uscire. Per esempio, me ne vado, torno stasera. Me ne vado significa che esco. Esco ma torno stasera, quindi il lasso di tempo in cui sarò assente è molto breve. Se invece dico me ne voglio andare da qui, può significare che voglio partire dalla mia città o dal posto in cui vivo, senz'altro. Ovviamente l'interpretazione è data dal contesto, come sempre. Quindi andarsene può sostituire partire e uscire in alcune frasi, ma dobbiamo sempre prima
analizzare il contesto. Allora, spero che questi 3 verbi siano un po' più chiari adesso. Se avete delle domande, lasciatele nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!